Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi partiamo con una serie di podcast molto evocativi, molto belli. Andiamo a fare l'eros segreto degli arcani maggiori. E beh sì, perché lo yoga sciamanico, la psicologia immaginale non può fare altro che portarci su questa strada, no? Perché l'eros non è inteso solo come la sessualità, no? Tra uomo e donna o tra due persone, insomma, questo ve l'ho spiegato anche nel video sulla cascia e sull'etere. E, gli arcani non servono a prevedere la vita, come vi ho spiegato anche nel podcast sul destino e il libero arbitrio, servono a vedere il mito che stiamo vivendo. E qui entriamo subito nel cuore della psicologia immaginale di Hillman. Hillman diceva qualcosa di rivoluzionario, stupendo. Noi mettiamo sulla scena della vita un mito e ci riscattiamo, ci liberiamo guardando il mito stesso che stiamo mettendo sulla scena della vita vivendo. E questa è una cosa immensa, perché significa che la nostra vita non sono eventi casuali, oggettivi, razionali. La nostra vita è mito, è narrazione, è immagine, mito incarnato. Tutti i nostri amori, tutte le nostre ferite, le ripetizioni, le ossessioni, le paure, i desideri, le perdite, no? E tutto questo non è che accade semplicemente, cioè sta raccontando una storia mitica, archetipica. Le cose non succedono a me, a te, ma è il mito che parla attraverso di te. E il fatto è che noi viviamo inconsapevolmente la nostra narrazione, sempre, la agiamo, no? La agiamo in automatico, la subiamo, diventiamo vittime del mito, proprio quel mito che ci incarna senza sapere quale Dio, quale mito sta vivendo attraverso di noi. Ed è proprio qui che i tarocchi diventano uno strumento iniziatico pazzesco. Perché? Perché gli arcani non descrivono semplicemente una realtà già data, oggettiva. Perché? Perché non esiste una realtà oggettiva. Il mito mette in scena la realtà, l'anima, le dà forma. E allora conoscere il mito che cosa significa? Significa andare a vedere l'immagine originaria tramite la quale noi mettiamo in scena le nostre azioni, i nostri comportamenti e riscattarci, risolverla. Con il mito cosa facciamo? Vediamo quale archetipo ci sta guidando, quale emozione sta dirigendo la nostra vita, quale Dio stiamo servendo inconsapevolmente. Ed è soltanto quando vediamo il mito, cioè il Dio, che iniziamo a liberarci. Perché? Perché quando finalmente riconosci l'archetipo, il Dio, il copione simbolico, quello che stai mettendo sulla scena della vita, no? E allora smetti di essere posseduto, smetti di essere vittima, cioè puoi finalmente allearti con esso. Ed è questa la vera integrazione. Non eliminare l'ombra, non distruggere il desiderio, ma renderlo cosciente. Perché? Perché ogni comportamento ripetitivo nasce da una storia archetipica molto più antica di noi. E qua entriamo in una visione antichissima, no? Che apparteneva a Platone. E qual è questa visione? Platone diceva che l'anima sceglie il proprio destino prima di incarnarsi. Per i greci questa forza del destino era rappresentata dalla dea Ananke, di cui vi ho già parlato anche nel podcast Destino e libero arbitrio, no? Chi era Ananke? Ananke era la dea della necessità, del destino inevitabile. I greci la pensavano proprio, la immaginavano con queste braccia aperte a contenere il mondo intero, no? Che è un'immagine potentissima, perché significava che niente, nessuno può davvero sfuggire al proprio destino. E dopo che l'anima sceglie il proprio destino, erano le figlie di Ananke, le Moire, a tessere questo destino, le tessitrici del fato. Cioè sono loro a legare quel destino all'essere umano affinché diventi impossibile evitarlo. Ed è proprio qua che nasce una delle più grandi domande spirituali, no? Cioè, allora il libero arbitrio esiste davvero? E ve l'ho spiegato in quell'altro podcast. Sì, ma non nel modo in cui pensiamo, perché secondo questa visione antica il libero arbitrio non consiste nel decidere il proprio destino, ma consiste nel modo in cui scegliamo di attraversarlo questo destino. Possiamo subirlo, possiamo combatterlo, possiamo negarci,
possiamo diventare vittime della nostra stessa storia, oppure possiamo scegliere di diventare all'altezza di ciò che ci accade, no? Quante volte vi dico, quando arriva un'emozione, maestro, ti prego, fammi essere alla tua altezza, no? Ed è questo che cambia tutto. E allora gli eventi smettono di essere dei problemi personali e diventano simboli, prove dell'anima, no? Diventano, entrando nella dimensione mitologica, mitica, non ti succede più a te la cosa, ma sta succedendo su un tempo mitico che è modificabile attraverso il nostro libero arbitrio. Quindi il tempo mitologico, è fondamentale capire questo, il tempo mitologico delle origini non è un tempo passato, ok? Non è un tempo antico, è un tempo sempre attivo, sempre vivo. Perché? Perché gli dei non appartengono al passato, vivono dentro la psiche umana. Dove vivono questi dei? Nei desideri, nelle paure, negli amori, nelle ossessioni, nei conflitti, nelle passioni. E per questo il mito continua continuamente a ripetersi nella nostra vita. E se non diventiamo coscienti, lo viviamo in modo automatico, lo subiremo. Però nel momento in cui riconosciamo il mito, qualcosa si spezza. O forse dovrei dire qualcosa si illumina, ecco. Perché? Perché vedere il mito significa vedere l'origine ed è lì che inizia a cambiare la cosa. Quando vediamo l'origine diventa possibile trasformare l'esperienza. Anche il passato, perché? Perché il passato non esiste come nel tempo mitico, accade tutto adesso, no? E quindi il passato vive nella narrazione che la psiche continua a raccontarsi. E quando cambia il mito, cambia anche il significato di quella stessa ferita, viene pacificata. Questo lo sanno bene gli sciamani, lo sapevano bene gli antichi misteri, lo sa bene la psicologia immaginale. Noi non siamo programmati a livello biologico solo, siamo programmati simbolicamente, siamo programmati attraverso le immagini, le emozioni, gli archetipi, i miti. E se non diventiamo coscienti del mito che stiamo vivendo, finiamo sempre per essere subiti da esso, vissuti da esso, no? Quindi, per esempio, se dentro di te hai una natura ribelle, come la mia, però non possiedi la forza cosciente del ribelle capace di trasformare il modello, allora questa stessa energia di ribellione diventa autodistruttiva, diventerà sabotaggio, conflitto continuo, fallimento, fuga, vittimismo. Perché? Perché ogni archetipo inconsapevole diventa il destino inevitabile. E allora comprendiamo qualcosa di fondamentale, cioè deprogrammare la psiche è possibile attraverso il mito, attraverso il simbolo, attraverso le grandi emozioni. Perché sono proprio le emozioni i soli ed unici protagonisti delle nostre relazioni. Questo ve l'ho spiegato benissimo nel video sulla cascia e l'etere. Quindi i miti mettono in scena l'amore, la paura, l'estasi, l'abbandono, il desiderio, la rabbia, la morte, la rinascita. E gli arcani maggiori fanno esattamente questo. Ogni carta è proprio un teatro dell'anima. Cioè ogni arcano custodisce una forma del desiderio, una forma della ferita, una forma dell'amore, una forma del potere, una forma della trasformazione. Ecco perché in questa serie di podcast non leggeremo gli arcani da un punto di vista moralistico. Non parleremo di giusto, sbagliato, di bene o male, di luce contro ombra. No. Perché? Perché il mito vive oltre queste categorie di bene e male. Noi dobbiamo uscire dalle categorie del luogo comune, della mente razionale, per riscattarci e risolverci. Gli dei non sono moralistici, sono forze. E il nostro compito è quello di conoscerle, attraversarle, non giudicarle, non analizzarle, altrimenti ti asfaltano, allearsi con esse. Ed è proprio qua che entra in gioco l'eros. Quando parliamo di eros non parliamo ovviamente di semplice sessualità. L'eros, nel senso vero, è forza vitale, desiderio di esistere, fame di incarnazione. E questa
aspirazione dell'anima ad emergere, come diceva Adler, la tensione, no, verso il divino, l'impulso creativo e il movimento dell'anima verso la vita. E gli antichi sapevano bene che Eros è un dio cosmico, è la forza capace di muovere il destino umano. Ecco qui che ogni arcano custodisce proprio una particolare forma dell'Eros. Ogni carta ci mostra come desideriamo, come amiamo, come seduciamo, come soffriamo, come cerchiamo Dio, come ci perdiamo e come rinasciamo. Per questo motivo, questo viaggio nell'Eros dei tarocchi non è uno studio di tarocchi in senso classico, è proprio una discesa nell'inconscio tuo. È una danza con gli archetipi, è un rito immaginale, è un incontro con il mito personale che ciascuno di noi sta vivendo. Perché gli arcani non vogliono essere semplicemente interpretati, vogliono essere proprio vissuti nelle viscere, sulla pelle. Ecco perché ho deciso di farvi fare proprio un viaggio nelle viscere di ogni arcano, in modo tale da potervi aiutare a trasmutare istantaneamente il vostro vissuto, la vostra storia, la vostra narrazione, iniziando così a narrarci la storia della nostra vita, non più con i miti sociali del controllo, del possesso, dell'analisi, ma con i miti naturali che tendono solo alla bellezza del sacro. E oggi iniziamo proprio dal principio del viaggio, dal primo soffio dell'anima, dal matto, l'Eros innocente. Il matto forse è una delle carte più fraintese dei tarocchi, perché è una delle carte più profonde. Il matto non è superficiale, non è semplicemente libero. Il matto è l'anima prima dell'addomesticamento, dell'educastrazione. Il matto è quella parte di noi che esisteva prima che il mondo ci insegnasse ad avere paura, a controllare tutto, a vergognarci del desiderio, a diventare prudenti invece che vivi. Il matto è il primo arcano. Perché? Perché rappresenta il momento in cui l'anima sente il richiamo del suo destino. È quel momento talmente misterioso in cui qualcosa dentro di noi ci sussurra: non puoi più restare dove sei. E questo è profondamente erotico. Perché? Perché il matto è Eros allo stato puro. Non Eros come seduzione, ma Eros come slancio vitale, come desiderio di esistere pienamente. Cioè, se tu guardi il matto, no? Cammina verso un precipizio, ha un piccolo fagotto sulle spalle, un fiorellino in mano, lo sguardo rivolto verso il cielo, e spesso accanto a lui compare un animale, no? È un cane solitamente, un lupo. Che cos'è quello? È l'istinto, è la parte animale che accompagna il viaggio dell'anima, è quella molto spesso legato al primo, no? Il primo e il secondo chakra, quel bambino con l'istinto di conoscere, senza sovrastrutture, quell'istinto che è stato addomesticato per paura, per i valori moralistici del potere, del controllo, addomesticando il nostro animale selvaggio, colui che ci impedisce di avere paura, colui che ci dà la possibilità di emergere veramente e di superare qualsiasi cosa. Quindi primo e secondo chakra, l'umanità, la maggior parte è bloccato. È la donna selvaggia, è l'uomo selvaggio, è quell'animale dormiente, dove risiede anche Kundalini dormiente. Si dice che Kundalini quando è dormiente è terrifica, invece quando si risveglia inizia a diventare benefica, no? Quella grande energia erotica. E allora il matto che cosa ci insegna? Il matto non parte verso la vita quando è pronto, parte quando sente il richiamo, e grazie all'istinto tu lo puoi sentire il richiamo. E questo lo yoga sciamanico lo conosce profondamente, perché l'anima non aspetta di essere guarita per vivere, ma entra nel viaggio con tutte le sue fragilità, con tutte le sue ferite, anzi, sono proprio le sue fragilità e le sue ferite ad aprire il sentiero. Allora la società ci insegna: prima guarirai, prima controllerai tutto, prima sarai perfetto e poi vivrai.
Invece il matto ti dice un'altra cosa. Vivi e il viaggio ti trasformerà. E qua comprendiamo qualcosa di fondamentale. Molte persone credono che guarire significhi non soffrire più, non avere più paura, non essere vulnerabili. Ma questa non è la via dell'anima. Cioè, questa non è assolutamente la via dell'anima. La guarigione vera mica elimina la ferita, la trasforma in alleato, la illumina, la trasforma in oro, proprio come si fa nel kintsugi. Il matto non è innocente perché non ha sofferto, è innocente perché nonostante il dolore sceglie ancora la via, sceglie ancora la vita. Ed è questo il suo potere. Il matto è l'archetipo di quest'anima nomade, no? I nostri avi nomadi risiedono nel secondo chakra e la donna selvaggia, l'uomo selvaggio e gli avi nomadi, gli avi guerrieri e gli avi nomadi. Non appartiene ai recinti. E per questo il matto compare spesso in quei momenti di cambiamento della nostra vita, nei risvegli spirituali, nelle separazioni, nei viaggi interiori. Compare quando qualcosa dentro di noi non riesce più a sopravvivere senza verità. Il matto arriva quando il tuo vecchio sé, la tua vecchia identità sta morendo e il nuovo non esiste ancora. È la soglia, è il ponte, è il vento che precede la trasformazione. Ma naturalmente ogni arcano porta anche la sua ombra. E l'ombra del matto è molto importante. Perché? Perché quando questa energia perde il centro, diventa fuga, diventa incapacità di restare, dipendenza dall'eccitazione, un eterno inizio, la paura della profondità, la paura dell'intimità, la paura del limite. Quindi il matto in ombra vuole sentirsi libero, ma in realtà sta scappando. Ed è qui che lo yoga sciamanico ci insegna qualcosa di preziosissimo. L'ombra mica va combattuta. L'ombra va alleata, va attraversata. Perché? Perché dietro ogni fuga c'è una ferita non pacificata. E dietro ogni ferita c'è un desiderio fortissimo che ancora non ha trovato la sua casa, la sua direzione. Quindi il matto ci insegna anche qualcosa di molto vero sul desiderio, molto essenziale. Sai, in molte dottrine spirituali si crede che il desiderio sia un problema spirituale. Ma se è grazie al desiderio che tu puoi emergere. Le tradizioni più profonde sanno che il desiderio è sacro e il desiderio è vivo, è quello che ci fa amare, ci fa creare, ci fa partire. L'anima, se non avesse una grandissima aspirazione ad emergere, non farebbe a gara per scendere sulla terra. Quello è il suo desiderio. Il desiderio è quello che ci fa danzare, cercare Dio, cambiare vita, rinascere. E lo sai che il contrario della depressione non è la felicità, è proprio l'eros, è il ritorno alla partecipazione alla vita. Ed è proprio questo che porta il matto, è il ritorno del movimento dell'anima, con queste sue pazzesche peculiarità. E allora il matto entra nella nostra vita ogni volta che smettiamo di vivere per compiacere gli altri. Quando ascoltiamo finalmente il nostro daimon, quando scegliamo un sentiero dell'anima, quando troviamo il coraggio di amare ancora dopo essere stati feriti per l'ennesima volta. Perché il matto non nasce dalla perfezione, nasce dal sacro coraggio di ricominciare. Allora ti faccio una domanda, forse la domanda più importante che ti fa il matto. In quale parte della tua vita stai trattenendo quel desiderio per paura di cadere nel vuoto? Dov'è che hai smesso di essere vivo per diventare prudente?
Perché il matto arriva sempre a ricordarci una cosa. L'anima non nasce per sopravvivere, nasce per danzare sull'orlo del mistero. E il matto è vicino a un dio molto antico. Sapete chi è? Dioniso. Dioniso è il dio che entra nei villaggi tutti ordinati, tutti sistemati e li fa tremare, li fa danzare, li scompiglia, ma non per distruggere, ma per ricordare che la vita non può essere contenuta. Allora Dioniso porta estasi, perdita di controllo, verità emotiva, libertà selvaggia. E quando arriva, le strutture troppo rigide si spezzano. Non ha delle mappe, ha solo la chiamata. L'anima che non può restare dove si trova. Ti faccio un'altra domanda. Qual è la chiamata che stai ignorando adesso perché non ti senti pronto? Allora per James Hillman la vita è una scena mitica. Noi mettiamo in scena un mito e il matto è il momento in cui il mito inizia. Non quando lo capiamo, ma quando ci prende, quando ci muove. Quando qualcosa dentro di te ti dice basta così. E allora smettiamo di essere spettatori e diventiamo protagonisti del mito. E questo cambia tutto. Perché non sei più sbagliato. Stai solo vivendo l'archetipo. E allora ti faccio un'altra domanda. Qual è la storia che stai ripetendo nella tua vita senza renderti conto del mito che stai incarnando? Nel linguaggio dello yoga sciamanico il matto è il primo passo nel vuoto. Il vuoto è proprio quello che ti ho spiegato nel video Akasha Etere, che non è nulla, è proprio l'Akasha, è quello spazio pieno di energie, dove tutto è possibile. Dobbiamo entrare nel vuoto per far nascere la nuova creazione, deprogrammarci all'immagine preesistente. E il matto arriva proprio qui, la contemplazione del matto arriva proprio qui, la tua anima la riconosce. Allora nel vuoto tu entri con la resa, con il corpo, con il respiro, con la fiducia. Perché la vita non si apre alla mente, la vita si apre all'esperienza. E la guarigione non arriva quando capisci, arriva quando ti muovi. Ti chiedo di nuovo, dove nella tua vita ti stai trattenendo in attesa di essere pronta o pronto? E ti faccio un'altra domanda, in merito all'ombra del matto, che è la fuga, no? È il non restare, è il non approfondire, non entrare nell'intimità. È quando tu esulti alla libertà quando in realtà hai paura. In quale parte della tua vita stai chiamando libertà qualcosa che in realtà è fuga? Allora, quello che il matto ti dice è che per la perfezione è nella bellezza della vita imperfetta. Proprio come nel kintsugi, quando un vaso si rompe, non si butta, si ricompone con l'oro e la crepa diventa bellezza. Così anche tu. Non sei qui nonostante le tue ferite, ma sei qui grazie ad esse e il matto lo sa, per questo cammina, non perché non ha paura, ma perché la vita è più forte della paura. L'amore per la vita è più forte della paura. Amore viene dal latino amors, a privativo mors, senza morte. L'amore vince la morte. Il matto non ti chiede di essere pronto, ti chiede di essere vivo. Non ti chiede di sapere, ti chiede di muoverti.
E allora ti lascio con un'ultima domanda. Portala con te nei prossimi giorni. Non rispondermi con la mente, vivila. Ti chiedo, dove nella tua vita stai sentendo che l'anima ti sta chiedendo di fare il primo passo, anche senza avere garanzie, anche se non sai dove stai andando? Perché ricordati che il matto non conosce la strada, ma conosce la vita. E questo è tutto ciò di cui l'anima ha bisogno. Dov'è che nella tua vita stai chiedendo troppa sicurezza per iniziare veramente a vivere? Sai, quando dici, se prima non ho questo, non faccio quell'altro. Dov'è? Dov'è che stai chiedendo questa sicurezza? Non rispondermi con la mente, porta l'attenzione al corpo in questo momento, respira lentamente, respira con respiro spontaneo. Lascia che l'immagine del matto scenda nel tuo petto, respira il matto. Guarda l'archetipo del matto, respira il matto. Guarda l'immagine del matto che scende nel tuo petto. Adesso chiudi gli occhi. Respira, respira questa immagine. Dov'è che in questo momento senti nel corpo la parola inizio? Dove la stai sentendo nel corpo? Respira, respira. Dove stai sentendo la parola inizio, avendo respirato l'energia del matto? In una mano, in una gamba, in un piede, nella testa, in un occhio, nella gola. Forse una tensione, forse vuoto, forse un'espansione, un prurito. Osservalo, semplicemente osservalo, perché il matto non si deve capire, si deve solo sentire. E il corpo lo riconosce prima della mente. Allora quella sensazione pronuncia: ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Adesso puoi riaprire gli occhi e oggi ti chiedo di fare una cosa semplice, molto semplice. Non pensarla troppo. Oggi fai una sola azione senza essere pronto, anche una cosa simbolica, piccola, una cosa piccola, non perfetta, ma viva. Può essere magari dire una verità, iniziare qualcosa che stai rimandando da giorni, da mesi, seguire un certo impulso creativo, cambiare una piccola abitudine. Non servono cose grandi, serve solo movimento. E dopo questo, ragazze mie e ragazzi, oggi abbiamo lavorato su un'immagine potentissima, il primo soffio, il primo respiro dell'Eros. Qualcosa in te è cambiato e rendiamo grazie agli spiriti che ci accompagnano in questo meraviglioso viaggio sciamanico immaginale. Io per oggi concludo qui, noi ci vediamo alla prossima con il prossimo arcano e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.
Mua.